Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Il setup del piccolo mostro è finalmente pronto per essere condiviso con voi. Di cosa sto parlando? Dell'Abarth 595 SS del 1970 swappata col motore della Civic Type R del 2020, tra l'altro elaborato a 506 cavalli. Se avete già visto in rete qualche video, anche quelli che ho condiviso io, di questa 595, non facevano ben pensare, infatti si ribaltava quasi ad ogni curva. Ci ho lavorato molto, credo che la macchina sulla quale abbia lavorato di più di tutte quelle che ho portato a Tokyo, ma sono riuscito a renderla docile, ma mettete il docile tra virgolette. Ma andiamo per gradi, è importante che ascoltiate quello che vi sto dicendo, vi darò dei consigli alla guida, frutto di quasi 3000 km di prove e strategie. Quella che vi porterò è la strategia che rende di più e che fa sbagliare di meno. Il problema principale di questa macchina è la frenata, frena poco, ha dischi comunque di piccole dimensioni nonostante abbia installato dei dischi carboceramici. Dovete staccare molto prima rispetto alle altre macchine e vi fermerete anche dopo, quindi molta attenzione sulla frenata. Soprattutto la gestione del freno mai a fondo, solo sulle staccate importanti, quindi curva 1 e l'ultimo tornantino, ma come state per entrare in curva, che toccate lo sterzo o comunque girate col controller, mi raccomando lasciate il freno progressivamente, portate la frenata fino dentro la curva e aiutatevi una volta che iniziate a girare lo sterzo col pedale dell'acceleratore. È importantissimo, questo è il punto chiave per guidare bene questa macchina. I controlli ovviamente sono tutti attivi, è impossibile guidarla senza controlli. Ma questi controlli non è che tengono la macchina, dovete ragionare come se i controlli non ci fossero, perché se date gas fate il sovrasterzo di potenza, se esagerate in curva fate il testacoda. Quindi ragionate come se non ci fossero e guidate con cautela. Per essere veloci dovete guidare con cautela. L'altro punto ovviamente è l'accelerazione. Anche col pedale dell'accelerazione o con la levetta del joystick dovete essere molto tranquilli, accelerate progressivamente, ripeto, come se non avesse il TCS attivo, non lo calcolate, ragionate che non ci sia. Su tutto il circuito ci sono tre punti veramente critici. Il primo, il più pericoloso di tutti, l'ingresso alla prima S veloce, questo qui. Mi raccomando, qui modulate bene il pedale del freno, non lo premete a fondo perché è una trappola mortale. Quell'avvallamento che trovate sulla sinistra del circuito vi farà perdere il controllo dell'autovettura. Quindi guardate bene come faccio in gara, rallento col freno, mentre sto rallentando tengo leggermente premuto il pedale dell'acceleratore e così per tutta la S. L'altro punto critico è l'ingresso alla curva a destra che porta sul cavalcavia, ovvero questo qui. Fate attenzione, visto che frena poco bisogna aiutarsi col cambio, ma aiutandoci col cambio quando scaliamo rischiamo lì in salita di far partire il posteriore. Quindi stessa cosa, frenate prima del cartello dei 100 metri, almeno una ventina di metri prima, rallentate più che altro, non pestate a fondo il pedale del freno, aiutatevi con l'acceleratore ad entrare in curva. Quando sarete più veloci, che l'asfalto avrà più grip, mettete la terza per evitare bloccaggi e scomposizioni della macchina. L'ultimo punto pericoloso è la staccata dell'ultimo tornantino. È importante che staccate molto prima, guardate a terra quando stacco, prendete il riferimento con i giunti del ponte. Sono quei trattini che vedete a terra dove non si asciuga praticamente l'asfalto. Dovete frenare molto prima, dovete arrivare su quell'ingresso curva, quindi dell'ultimo tornantino, quasi con la macchina ferma a bassa velocità. Ho allungato i rapporti del cambio per permettervi poi di dare gas, ma la frenata è pericolosa, quindi frenate molto prima e quando state arrivando sul tornantino o pompate col freno oppure mollate progressivamente se riuscite, aiutandovi in ingresso curva, sempre tenendo premuto l'acceleratore. Altro punto critico è lo sterzo. Se guardate bene nel video il pallino rosso sopra il contagiri, giro veramente poco lo sterzo, utilizzo pochissimo angolo di sterzo, la faccio girare più che altro tramite i freni, l'ho sbilanciati al posteriore di un punto o con l'acceleratore. Non vi spaventate comunque, non è impossibile da guidare, vi sto solo mettendo in guardia che non è sicuramente facile da guidare.
È divertente, ma dovete prenderci la mano. Ripeto, non è una macchina fatta per correre e 500 cavalli su questa macchina sono tanti. Per chi diceva che il gioco non è simulativo, quando ha visto che ho pubblicato il risultato di gara avendo vinto con 20 secondi di vantaggio sul secondo, beh, provateci, vedete se ci riuscite e poi dopo ne riparliamo se è simulativo o meno. Per quanto riguarda la strategia di gara, le uniche gomme da montare su questa macchina sono le Sport morbide. Non possiamo montare nessun altro tipo di gomma, soprattutto le gomme da corsa, perché hanno troppo grip e questa macchina non ha deportanza sufficiente per tenerla a terra. Per quello si ribaltava la macchina con le gomme da corsa. Quindi gomme sport e continue sosta ai box. Il ritmo di gara sarà continuamente spezzato. Facciamo la prima sosta dopo 4 giri. Mettiamo gomme sport morbide, ma non riforniamo. Cerchiamo di uscire più avanti possibile e non andarci ad immischiare nel traffico. Facciamo nuovamente 3 giri. Alla fine del giro 7 rientriamo nuovamente ai box. Cambiamo gomme, nuovamente sport morbide, rabbocchiamo il carburante per fare più di 3 giri. Facciamo altri 3 giri, quindi al giro 10 entriamo ai box un'altra volta, cambiamo gomme, sport morbide ancora, e mettiamo la benzina che ci basta per fare altri 2 giri. Passiamo quindi in GT Auto, vediamo il setup di questa macchina e poi guardiamoci la gara. Mi raccomando, guardate almeno i primi 5-6 giri di questa gara. È importante capire come guidarla. Non va guidata come tutte le macchine che abbiamo guidato su Tokyo. Avete presente la Bit Swap che già vi ho portato? Diciamo è simile a quella, ma il grip è meno e si scompone di più. Se non avete visto il video della Bit swappata, lo trovate comunque all'interno della playlist Gran Turismo 7 del mio canale. La prima cosa da fare è installare la carrozzeria larga, ci aiuterà ad avere più stabilità in curva. Passiamo ai cerchi in lega, il modello che più vi piace. Le dimensioni massime, quindi 15 pollici, larghezza del cerchione larga e centricità larga. Come parti personalizzate mettiamo un avantreno tipo A, un alettone tipo A. Non è possibile installare gabbia di sicurezza. Come anticipato, gomme sport morbide, installate sospensioni personalizzabili ed inserite questi valori. Installate un LSD personalizzabile, inserite questi valori. La deportanza 100 il massimo all'anteriore, 150 il massimo al posteriore. Installate una EQ personalizzabile, tenetela al 100% di potenza. Installate una zavorra e portatela al massimo 200 kg. Posizionatela sull'anteriore a meno 32. Non serve installare il limitatore di potenza. Installate invece un cambio personalizzabile da corsa. Impostate una velocità di punta di 240 km/h. Regolate il finale su 3.384 e dalla prima marcia impostate questi valori. Installate un turbo compressore a regimi elevati. Installate un sistema anti-lag, impostatelo su debole. Installate un intercooler da corsa, un filtro dell'aria da corsa, una marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie dei freni da corsa. Installate un controller freni, impostatelo a 1. Installate frizione e volano da corsa. Elaborazioni motori quali aumento alesaggio, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti,
albero a camme ad alto sollevamento ed albero a gomiti da corsa. Non installate assolutamente riduzioni del peso, altrimenti la macchina sarà ancora più inguidabile. Gli aiuti alla guida. Controllo trazione impostato su 2. Controllo di stabilità attivo. Aiuto al controsterzo forte.
Ho dimenticato di dirvi una cosa, spero che l'abbiate notata. Nei primi 4 giri col primo set di gomme, nel tratto curvilineo, quindi dall'ingresso della S veloce, ho impostato la mappa carburante a 3 su tutto il tratto curvilineo. Non perché ci serve risparmiare carburante, ma perché evitiamo, diminuendo la potenza, comportamenti scorbutici da parte di questa macchina. Quindi i primi 4 giri andate a modulare anche la mappa carburante. Non è obbligatorio, potete fare come meglio credete, potete impostarla come meglio credete. Nonostante abbia fatto molti errori in questa gara, ho comunque vinto con ampio margine. Il massimo che sono riuscito a fare è stato dare 40 secondi al secondo, che era Valerio Gallo in quella gara. Si era fermato 2 sole volte, in alcune gare si ferma anche 3 volte, anche all'ultimo giro, non capisco perché. Comunque il margine rimane più o meno sempre quello, passiamo dai 10 secondi se sbagliamo ai 40 secondi se riusciamo a guidare pulito. L'importante è non forzare questa macchina, ma guidarla come se stessimo andando al lavoro. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che riusciate a divertirvi con questa macchina, lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere successivi aggiornamenti. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!